Un atto di prepotenza tra le mura scolastiche sta per innescare una reazione a catena imprevedibile. Quando Paloma, una studentessa modello, diventa il bersaglio del bullo della scuola, il padre, un uomo con un passato militare di tutto rispetto, viene messo al corrente. Ma la sua risposta non sarà una semplice vendetta, bensì una strategia silenziosa e devastante contro un sistema corrotto. Ciao, sono Rossana e ti invito a seguire questa storia avvincente, ricca di colpi di scena e di una sete di giustizia che ti terrà incollato allo schermo fino all'ultimo istante. Non perderti i prossimi sviluppi. Il sangue le colava dal naso mentre la risata del ragazzo risuonava nel corridoio deserto. Paloma, una studentessa di 16 anni con una borsa di studio alla prestigiosa Accademia Vimont, capì che la situazione era giunta a un punto critico. Suo padre, un ex ufficiale militare con un passato di operazioni delicate, avrebbe saputo dell'accaduto. Il ragazzo, Renan, figlio di una figura influente del consiglio scolastico, l'aveva colpita per essersi rifiutata di fare i suoi compiti di matematica, umiliandola davanti ai suoi amici. «La prossima volta impara a stare al tuo posto», aveva detto Renan, stringendo un anello con lo stemma di famiglia. Paloma si asciugò il sangue, sentendo la rabbia montare. «Mio padre lo saprà», mormorò. La risata di Renan fu sprezzante. «Tuo padre? Cosa farà? Nessuno crederà a una come te contro di noi». Ignorava che il padre di Paloma non era un semplice militare in pensione. Il generale Mark Smith, un uomo abituato a risolvere situazioni complesse, teneva sua figlia lontana dai riflettori, usando il cognome materno a scuola. Paloma aveva promesso di contattarlo solo in caso di vera emergenza. Le prepotenze andavano avanti da tempo, commenti sgradevoli, piccoli sabotaggi, isolamento. Ma quella era stata la prima aggressione fisica. Tornata a casa, Paloma esitò prima di prendere il telefono, poi compose un breve messaggio. «Ho bisogno di te, papà. Codice blu». La risposta arrivò rapida. «Sarò lì tra 48 ore. Non fare nulla. Documenta tutto. Fidati di me». Mark Smith era in arrivo. La mattina seguente, il volto tumefatto di Paloma rivelava l'aggressione subita. Sua madre, Elena, un'infermiera, si allarmò immediatamente. Paloma raccontò l'accaduto, nominando Renan. Elena conosceva l'influenza del padre del ragazzo e temeva ripercussioni sul suo lavoro. «Ho chiamato papà», confessò Paloma. Nel frattempo, 3 figure di spicco locali discutevano in privato. Il sindaco, il responsabile del consiglio scolastico e un importante imprenditore commentavano con sufficienza l'accaduto alla Vimont. «Forse è il momento di rivedere quel programma di borse di studio», suggerì uno di loro, alludendo al background di Paloma. A scuola, Paloma seguiva le istruzioni paterne, documentare senza reagire. Registrò le prepotenze di Renan e dei suoi amici. Durante il pranzo, una nuova studentessa, Claudia, si sedette con lei. «Mi chiamo Claudia», disse. «Ho visto quello che ti ha fatto Renan». Claudia spiegò che suo padre era un giornalista e che non tollerava le ingiustizie. Per Paloma fu un raggio di speranza. Dopo pranzo, Renan e gli altri la accerchiarono di nuovo. Claudia, discretamente, registrò la scena con il suo telefono. «Ho sentito che ti sei lamentata», disse Renan, spingendola. «Non ho detto nulla», rispose Paloma, cercando di mantenere la calma. A centinaia di chilometri di distanza, il generale Mark Smith aveva già attivato i suoi contatti. Riunì una squadra fidata. «Non è un'operazione ufficiale», spiegò loro. «Dobbiamo esporre la verità e smantellare il sistema che permette a questi ragazzi di fare del male». Paloma ricevette un messaggio criptico. «Un pacco arriverà tra 20 minuti. Preparati». Poco dopo, una finta corriere le consegnò un nuovo smartphone con un messaggio. «Comunicazione sicura già configurata. Distruggi questo biglietto». Una videochiamata inaspettata la colse di sorpresa. Era suo padre. «Sto arrivando, Paloma», disse Mark, il tono calmo ma lo sguardo severo. «Quello che farò non è vendetta, ma giustizia». Le diede istruzioni precise per le successive ore. «Dopo il mio arrivo, la Vimont cambierà e quei ragazzi impareranno che il privilegio non è un'immunità». A casa di Renan, un pacchetto anonimo conteneva un distintivo militare e un biglietto. «Ti sto osservando». La mattina seguente, alla Vimont, furono installate telecamere di sicurezza non ufficiali. Paloma entrò a scuola con un'andatura diversa, la schiena dritta, uno sguardo determinato.
Claudia le era accanto. Il contrattacco era iniziato. La preside Harper convocò una riunione d'urgenza. Il Dipartimento dell'Istruzione ha ricevuto un dossier anonimo che segnala irregolarità. Molti insegnanti sapevano a cosa si riferiva, anni di insabbiamenti. Un nuovo professore si mostrò preoccupato per Paloma, ma la preside lo interruppe, sottolineando l'importanza dei finanziamenti delle famiglie influenti. Una berlina nera si fermò nel parcheggio. Ne scese Mark Smith. Alla reception, con un sorriso cordiale, chiese un appuntamento con la preside, adducendo una possibile donazione e un posto nel consiglio. Fu subito accompagnato nell'ufficio di Harper. «Signor Smith, che piacere», disse la preside nervosa. Mark parlò del suo interesse per le politiche contro il bullismo. Poi aprì una valigetta, mostrando foto di Renan che aggrediva Paloma. «Immagino che l'incidente di ieri abbia già portato a severe punizioni». La preside impallidì. Mark aggiunse di essere in possesso di registri finanziari compromettenti per la scuola. Nel corridoio, Renan e i suoi amici furono intercettati da un professore e dalla vicepreside Shen. Condotti nell'ufficio della preside, trovarono Mark ad attenderli. «Il mio nome è Mark Smith», disse con voce calma ma autorevole, «e voi avete aggredito mia figlia». Il silenzio fu totale. Renan riconobbe il distintivo militare. «Il signor Smith mi stava spiegando», balbettò la preside, «che la Vimont applicherà immediatamente misure severe». Renan protestò, ma Mark gli mostrò un video sul suo tablet. Suo padre veniva scortato dalla polizia. Altri video mostravano il sindaco e l'imprenditore coinvolti in scandali. «Tutto è cominciato da quello che avete fatto a mia figlia». Paloma entrò nella stanza con Claudia. Fissò i ragazzi con coraggio. «Sono questi i ragazzi che ti hanno fatto del male?» chiese Mark. Paloma annuì. «Non la passerai liscia», sussurrò William. Mark si avvicinò a lui. «Ragazzo», disse con tono fermo, «ho affrontato situazioni ben più complesse della tua piccola prepotenza. Non sfidarmi». I telefoni dei ragazzi vibrarono contemporaneamente. Era lo stesso video dei loro padri umiliati. L'impero di privilegi stava crollando. La Vimont non fu più la stessa. I corridoi risuonavano di sussurri e sguardi carichi di rispetto. Mark Smith, in una riunione con rappresentanti dell'istruzione, presentò prove di anni di negligenze e favoritismi. La preside fu sospesa. La città intera fu scossa dagli scandali. «Tuo padre è incredibile», disse Claudia a Paloma. «Ha capovolto Rivercrest in 48 ore». Paloma sorrise. Diceva sempre che la strategia è usare le debolezze del nemico. Un nuovo comitato fu formato alla Vimont. La madre di Paloma fu invitata a farne parte e Paloma stessa fu designata come rappresentante degli studenti. 3 settimane dopo, Paloma parlò nell'auditorium. «Quello che è successo a me non è stato un caso isolato. Per anni chi non rientrava nei canoni ha sofferto in silenzio. Da oggi questo finisce. Inizia una nuova era di rispetto e uguaglianza». Mark Smith osservava in silenzio. Sua moglie gli strinse la mano. «Non ho mai voluto che vedesse questo tuo lato», sussurrò lei. «E io non ho mai voluto che ne avesse bisogno», rispose lui. Il Vimont College divenne un simbolo di riforma. Renan e i suoi amici furono trasferiti in scuole militari. Le loro famiglie affrontarono le conseguenze delle loro azioni. Rivercrest cambiò per sempre. A volte il limite al potere ha il volto di un generale in pensione che insegna che nessuno è al di sopra della giustizia. Se questa storia ti ha tenuto con il fiato sospeso, non dimenticare di lasciare un like e iscriverti per non perdere i prossimi racconti. Arrivederci al prossimo video.